Vati! Allora, oggi vediamo un attimino le serrature europee, o comunque le serrature punzonate, chiamiamole così, ok? A tutti gli effetti sono delle serrature normalissime, convenzionali, solo che hanno la toppa della serratura per orizzontale e non per verticale, come siamo abituati a vedere, ok? L'allineamento dei pin fondamentalmente rimane identico, ok? Sono sempre posizionati per verticale e in questo caso possono avere anche più file di pin. In questo caso sono 5, 5, 10. Beh, questo poi lo vediamo più avanti, comunque l'apertura ci interessa poco in questo momento. Facciamo l'esempio di questo. Questa è una serratura punzonata con una fila sola, come potete vedere. Queste piste servono come guida per la chiave e ovviamente anche perché dall'altra parte ci deve essere lo stesso, oh, la pista. Allora, che cacchio, ok. Ci deve essere lo stesso la pista per utilizzare la chiave in tutti e due i sensi. Quindi lo spazio da utilizzare se vogliamo manipolare la serratura, in questo caso possiamo sfruttare questa pista che è vuota. Eh, Come vedete, comunque, non è che ci sia chissà quanto spazio, però invece che lavorare per verticale come siamo abituati su e giù, in questo caso dovremo andare dal lato e cercare di spostare in alto tutti i pin uno per uno. E non è affatto facile, nel senso che se alcune serrature convenzionali, come siamo abituati a vederle, ecco vabbè, questa è già stata aperta, è poco male, adesso la chiudiamo, ok. Se siamo abituati a vedere una serratura convenzionale, come in questo caso, e quindi lavoriamo spingendo i pin dall'alto verso il basso, in questo caso invece con le serrature europee dovremo andare a prendere e vediamo di allinearlo un attimo, sta porcata. Ok. Dovremo andare a lavorare dal lato e spingere verso l'alto tutti i pin. La tensione invece, il tensore, si piazza sempre alla stessa identica maniera, niente di diverso. Lo strumento che utilizziamo invece sì, può essere... Oh cacchio, la sigaretta, scusate. Stavo bruciando mezzo tavolo, beh ormai è finita. Stavo dicendo, gli strumenti invece che andiamo a utilizzare sono diversi. Ad esempio, quante volte avete comprato set di grimaldelli su set di grimaldelli e avete trovato l'inutilità fatta a grimaldello, in questo caso lui, ok? Quello a pupazzo di neve, ecco. Eh, che lo sappiate o meno, questo è totalmente inutile, ma proprio totalmente, può avere una palla o due. In questo caso che cosa facciamo? Andiamo a modificare questo grimaldello in maniera tale da dargli questa forma, ok? Lo facciamo a metà. Mm? Potete anche comunque cercare di migliorarlo. Adesso questi sono abbozzi che io ho preso, ho smerigliato a cazzo di cane. Perché questo? Perché in questa maniera, applicando comunque tensione, io andrò a lavorare dal lato, ok? In questo caso, dal lato verso l'alto. Ovviamente anche in questo caso ci sono spool pin, quindi non è proprio easy lavorare su queste serrature, ok? Va bene, andiamo a vedere com'è un'apertura. Allora, tensore, sempre alla stessa maniera, utilizzeremo la parte della pista ovviamente che non è utilizzata. Questo, come abbiamo detto prima, è stato modificato e fatto diventare in questo qua. Attenzione, c'è. Ecco, questo l'ho limato ancora di più. Adesso andiamo a spingere. Ok. Ecco, se i pin in qualche caso rimangono incastrati, io mi sono fatto questo, che è un oggettino che poi vi farò vedere, serve per spingere in alto i pin, come in questo caso. Andiamo avanti col prossimo.
Voilà. Ok. Voilà, aperto. Cazzo, questo era anche tosto. Tra l'altro sono 5 pin a spool, come in questo caso, ok? Che d'altronde montati in questa direzione rompono assai le balle. Nel senso che su una serratura convenzionale lo spool pin, se io lo vado a schiacciare, comunque ho una controrotazione, e in questo caso la controrotazione in questo tipo di lucchetti, di serrature, è abbastanza limitata, cioè nel senso che quasi non si sente, è quasi impercettibile, ok? Allora, che è successo? Si è incastrato? Ah, ok, buono, andata. Come vedete, però, il rovescio della medaglia è che i pin, almeno i primi, in questo caso sono 6, si riescono a vedere ad occhio nudo, ok? Quindi è vero che sono abbastanza complicate questo genere di serrature, però dal rovescio... Merda! Cavalletto che è volato, ecco, scusate. Dal rovescio della medaglia, dicevo, almeno i primi pin sono comunque visibili ad occhio nudo, e il click del pin che è settato è decisamente più udibile rispetto ad altre serrature. Non ho capito come mai, però in effetti è così. Poi più avanti magari parleremo anche di quelle con 2 fili di pin, che sono adesso abbastanza comuni, diciamo, ok? Una tecnologia abbastanza nuova, però tutto sommato sono quelle più utilizzate, e queste sono tante 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 bestemmie. Allora, tempo di sistemare il cavalletto che sta traballando, facciamo i saluti e vi spiego l'ultima cosa. L'ultimo consiglio prima di cimentarvi in questo tipo di serratura. Il tensore ve ne servirà uno molto spesso, come in questo caso. Questo è uno comprato, lo so, non dovrei, però vabbè, già che ce l'avevo nel kit utilizziamo questo. Il secondo è questo strumento, che comunque potete tranquillamente riprodurre a casa, e se l'avete nel kit potete modificarlo così, in maniera tale da farlo diventare quasi una lama. Questo perché in questa maniera potete spingere sotto e tirare sul pin. Per settare il pin, soprattutto quelli molto alti, come in questo caso, utilizzate questo strumento che potete tranquillamente farvi senza nessun problema. Come vedete, la curva, questa è un numero 3, quindi è appena accentuata. Vi spiego come. Allora, tensore. Come vedete, il primo pin è quasi visibile ad occhio nudo, come in questo caso. Quindi che cosa andrò a fare? Andrò a prendere il nostro strumento, modificato da noi, e con questo vado a tirare sul pin come sto facendo, e sentirò il primo click perché è uno spool. Eccolo qua. Vedete? È a metà adesso. E con questo andiamo a tirarlo su definitivamente, sentendo l'altro click. Vediamo di centrarlo. Ok, ora è settato. Questo lo andrò a fare per tutti quanti i pin, quindi anche il secondo. Vedete, questo adesso è andato giù, ma perché molle, comunque non ha più tenuta. Andiamo a prendere il secondo, questo qua era, ok, andiamo a tirare su, controrotazione, quindi un altro spool pin. Opla. Contate che sto guardando tramite camera, quindi non è affatto facile. Ok, anche il secondo è su, e adesso con l'altro click andiamo a settare anche il secondo. Appena riesco a centrarlo, ecco fatto. Messaggi. E questo è il secondo, e faccio vedere in favore di luce. Vedete? Adesso li mandiamo sopra, vedete? Questi sono tutti e due settati.
perché se lo giro dall'altra parte chiaramente, opla, ecco, forse è meglio. Vedete? I primi due sono andati giù e questi sono settati, quindi andrà fatto questo lavoro per tutti i pin della nostra serratura. È un lavoraccio, cioè nel senso non è così immediato come ci si aspetterebbe da una serratura normale. Ad ogni modo poi prossimamente vedremo anche altri utilizzi di altri strumenti e soprattutto alcuni concept. Ad esempio so che probabilmente avete già visto la foto nella sezione community che è stata messa oggi, ma cercheremo di semplificare. Che dire di più? Per oggi è tutto, un saluto e alla prossima.